Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo all'interno di BYD 6. Sono qui. Scusa, credo di non aver capito. Questo è l'assistente vocale di quel marchio che abbiamo appena detto, che non lo ridico perché altrimenti mi si riaccende. È la SEAL 6, quindi la versione fra l'altro full hybrid, ricaricabile o super ibrido come lo chiamano loro. E cosa è che voglio farvi vedere? Voglio farvi vedere come è fatto l'infotainment e in questo caso qua ne abbiamo da parlare perché comunque abbiamo un driver display da 8 pollici e un display principale da 12 pollici e 8. Esiste anche la versione da 15 pollici, ma in questo caso abbiamo la versione boost, quindi la versione base, però già ne abbiamo da dire e da parlare. E adesso volevo farvi vedere un attimo come è fatto. Partiamo dal nostro driver display che vedete qui, un display da 8 pollici, comunque bello grande e si vede anche molto bene. È configurato così, qui vedete abbiamo i chilometri all'ora, qui abbiamo la marcia che abbiamo messo, i gradi, i vari ADAS, qui abbiamo la pressione dei pneumatici, quanti kilowatt stiamo consumando. Qui abbiamo i chilometri totali, 26 km, l'auto è praticamente nuova. Poi abbiamo il consumo carburante, lasciate stare perché è appena accesa l'auto. La batteria ce l'abbiamo al 94% e guardate l'autonomia 1298 km. E questo è il nostro driver display messo dietro al nostro volantino che è messo qua. Ok, poi viene anche ripetuto, comunque alcune cose vengono ripetute in marcia direttamente qua. Adesso quello che vorrei farvi vedere io è il display principale, che è questo qua. In questo caso qua noi abbiamo la boost, quindi è la versione base, ed è un display comunque da 12 pollici e 8, quindi già un bellissimo display. Come è organizzato? Come vedete qua, con tutte le icone che queste scorrono, quindi tutti questi widget qua che possiamo spostarli come vogliamo e riorganizzarceli dove vogliamo, vedete? Eccoci qua, in questo caso sono stati messi sotto. E abbiamo Android Auto ed Apple CarPlay già inclusi dentro wireless, quindi non serve collegare nessun cavo. Mettiamo il nostro cellulare lì e loro si connettono in automatico. In questo caso qua io sono entrato in auto, vado su Android Auto e mi si avvia direttamente la mia schermata di Android Auto. Poi guardate che bellissimo display da 12 pollici, un super tablet praticamente, e qui mi ritrovo tutto il mio telefonino. Adesso torno indietro, per tornare indietro vado sulla mia casetta Home e torno dentro al menu suo. Non dico la marca perché altrimenti mi parte l'assistente vocale che dopo in caso andremo a togliere. Allora, qui abbiamo tutti i nostri widget principali, ok? Qua sotto. Poi andiamo su impostazioni, così andiamo a vedere un po' il menu come è fatto. Menu, abbiamo aggiornamento della versione e facciamo così, luce, partiamo da luce. Qui possiamo comandare tutte le luci, i fari, automatico, luce di posizione, non abbaglianti, fendinebbia, luce di marcia diurna, altezza del faro, controllo abbaglianti intelligente, quindi posso mettere anche questo qua attivo o non attivo. Lasciamolo attivo, così vediamo come va. Blocchi, questa è scusate, torniamo su luce, è luce di cortesia. In questo caso qua, torno a ripetere, abbiamo la versione boost, quindi non ha le luci interne di cortesia, però quando scendiamo lui mi dice fari interiori dopo l'uscita, fari interiori prima di entrare. Ho fatto anche un video per quanto riguarda l'illuminazione notturna, se volete andarvelo a vedere lo trovate sempre nel mio canale Espertone. Poi abbiamo blocchi, altezza di apertura del portellone 100%, possiamo regolarlo che si alzi un po' meno, un po' di più. Finestrini, qui abbiamo chiusura automatica dei finestrini dopo il blocco, chiusura automatica dei finestrini in caso di pioggia. Oh, questa è una bellissima cosa, finalmente hanno fatto la chiusura automatica dei finestrini in caso di pioggia. Ah, signori, abbiamo il sensore della pioggia, abbiamo i finestrini automatici, ma cosa ci costa collegarli insieme? Bravi, bravi, bravi. Qua devo fare un plauso. Premi a lungo il telecomando per bloccare e chiudere i finestrini, premi a lungo il telecomando per sbloccare e aprire i finestrini, premi a lungo il micro interruttore per bloccare e chiudere i finestrini, premi a lungo il micro interruttore per sbloccare e aprire i finestrini. Guardate, solo per i finestrini quante cose abbiamo. Display audio, sonorità, poi abbiamo l'equalizzatore, bilanciamento sonoro, volume multimedia, volume del telefono, volume della voce, eccetera, eccetera, eccetera. Notifiche, e qua abbiamo trasmissione di avvisi di sicurezza, contenuto e trasmissione.
possiamo personalizzarla come vogliamo noi. Schermo, luminosità dello schermo centrale, salva schermo, vogliamo l'orologio 2, 3, modalità chiaro, scuro, automatico, quello che vogliamo noi. Luminosità adattiva, strumento, luminosità, ok? Viaggio A, questo è per andare a cambiare direttamente sul driver display, modalità di visualizzazione autonomia, indicatore del SOC. Perfetto, io direi perfetto. Energia, qui andiamo a vedere la nostra batteria, possiamo, vedete, gestione dell'energia, capacità di potenza target 25%, se vogliamo mettere il massimo e il minimo, intensità di recupero e frenata, andiamo in montagna, metto alta perché venendo giù sto ricaricando di più la batteria. Ricarica e scarica, qui ci sono i vari limiti di corrente, c'è tutto quanto, vedete, fino a un massimo di 16 A, quindi 3 kW e 3 al massimo si può caricare questa, che è la boost, e quindi la batteria da 10 kWh. Consumo di energia, e qua andiamo a vedere il nostro grafico, questi sono i consumi dell'energia. Ma per quanto riguarda i consumi vi lascio al video di Roberto che ha messo proprio tutti i consumi, che abbiamo fatto la prova. Poi andiamo, veicolo, qui abbiamo controllo della guida, guardate quante personalizzazioni abbiamo, comfort, parcheggio, ESC, modalità di rimorchio attesa automatica, eccetera. Guida confortevole, percezione dell'abitacolo, qui poi servizio, ADAS, e poi abbiamo il sistema, che questo qua abbiamo il nostro cellulare che è connesso, generale e versione. Quindi sistema, aggiornamento di tutto quanto quello che serve, eccetera. Quindi guardate quante personalizzazioni abbiamo. Quella che mi ha colpito di più è quella dei finestrini, scusate, ma per me era una cosa base, ma nessuno riesce a farla. Qui poi abbiamo, per quanto riguarda le applicazioni, tutte le applicazioni, abbiamo appunto Apple CarPlay, Android Auto, Spotify, segnalazioni errore, immagini del veicolo, qui è per vedere la retrocamera. Ok? Torniamo indietro, qui sempre col tastino torna indietro, assistente BYD, ricarica intelligente, telefono, allora, disattiviamo questo qua, che a me non mi interessa perché in questo caso qua non mi serve, lo disattiviamo da qua comunque, ok, benissimo, caricamento in corso, adesso lo si disattiva e ok. Poi abbiamo strumenti di utilità, qui abbiamo gestione file, manuale, controllo dei flussi dati, eccetera, 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 benissimo. Ok, qua abbiamo la climatizzazione che possiamo accendere e spegnere, si fa tutto da qua, qua si regola comunque la climatizzazione bizona, destra e sinistra, navigation, eccetera, 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 telefono, BYD Store, eccetera. Bene, altra cosa che volevo farvi vedere, torniamo alla home, possiamo dall'alto verso il basso, abbiamo tutte, come un cellulare, abbiamo tutte le nostre piccoli widget e possiamo personalizzarlo come vogliamo noi, wifi, honor, allora tiriamo giù, schermo off, cioè se vogliamo spegnerlo lo spegniamo, tocchiamo qua e lo riattiviamo. Energia, qua andiamo a vedere i flussi di energia che parlavamo prima, dispositivi connessi, dati cellulari, sbrinatore elettrico, audio, qui possiamo andare a personalizzare il nostro audio direttamente, screenshot, muto, modalità scura, wifi, tutto quello che serve è qua. Volevo farvi vedere anche che si possono personalizzare i widget che vi facevo vedere prima, questi qua, si va su personalizza e per spostarli cosa si sceglie quello che vogliamo, ad esempio luci di cortesia automatiche, BSD, dispositivi connessi eccetera. Facciamo luci, mettiamo ESC off, vado qua, lo sposto, lo metto al posto di questo e questo scende giù, poi lo risposto e lo metto qua e così si spostano tutti quanti. Abbiamo delle righe da selezionare, poi vado qua, se voglio personalizzare questo qua, faccio personalizza, questa fascia qua si può personalizzare, vado qua e dico a me interessava l'energia, interessava i fari abbaglianti automatici, dati cellulare può anche non servirmi, parcheggio automatico sì, questo della pausa caffè no, potete spostarli come volete voi, molto semplice e facile da usare. Bene, io direi che è più che personalizzabile questa nostra BYD. Ok, e questo è il quanto.
Io spero di avervi detto tutto quello che serviva, mi sembra di aver fatto un bel... I tasti, scusate, sono anche riproposti al volante, come vedete qua, per le chiamate, tutto quello che riguarda il telefono, l'infotainment, e qui invece per quanto riguarda il cruise control, eccetera, eccetera. Mi sembra tutto bene. Bene signori, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, basta solo premere il tastino iscriviti e attivate le notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!